Ciao a tutti, io sono Carlo del corso di fotografia online e gratuito di Player 2 Lighting e in questo video parliamo dell'MC Pro, il nuovo pannello LED portatile della Aputure che ha un prezzo di circa 240 euro. Questa luce è un piccolo pannello LED multicolore da 5 watt che rispetto alla versione precedente, la Aputure MC, offre una maggiore luminosità, un design migliorato e controlli più avanzati. Nel kit base, all'interno di una comoda borsetta, troviamo la luce, un diffusore piatto, un diffusore a cupola, una griglia da 30 gradi, una testa sfera con un adattatore magnetico, il cavo di ricarica USB-C e 4 striscette adesive metalliche. Un ciclo completo di ricarica necessita di 90 minuti e a piena potenza la luce dura circa 2 ore. Rispetto al modello precedente, l'MC Pro adesso è resistente all'acqua ed è 4 volte più luminoso perché ha un fascio di luce più concentrato a circa 45 gradi. La qualità costruttiva dell'MC Pro è molto buona, la luce è in gran parte in alluminio e ha 2 magneti nella parte dietro, uno schermo sopra, l'avvitatura e i 4 pin di ricarica nella parte sotto e di lato ci sono la rotella rossa che possiamo anche premere, il tasto menu, l'attacco USB-C e il pulsante di accensione. Come suggerisce il nome MC Pro, questa luce è pensata soprattutto per uso professionale e infatti oltre a poter essere controllata attraverso il Bluetooth con l'app Sidus Link, possiamo controllarlo con sistemi più professionali utilizzati di solito in ambito cinematografico e televisivo come il DMX e il Lumen Radio, ma chiaramente possiamo anche utilizzare i controlli fisici che troviamo sulla luce. Riguardo la scelta dei colori e degli effetti c'è una libertà enorme già direttamente dalla luce. Infatti possiamo impostare il colore della luce utilizzando i classici valori di temperatura, colore e magenta verde, oppure impostare dei valori RGB o HSL, quelli che troviamo sui software di grafica, oppure ancora possiamo selezionare delle particolari gelatine che si usano in ambito fotografico e cinematografico di marche famose, quindi se abbiamo un set dove utilizziamo delle particolari gelatine possiamo replicarle anche con questa luce senza andare a cercare i valori precisi magari sulla scheda tecnica della gelatina che stiamo usando, oppure possiamo scegliere direttamente da una lista una particolare tipologia di luce che vogliamo replicare, come per esempio la luce del giorno, la luce di un televisore, di un telefonino e così via. Oltre alla possibilità di creare dei nostri effetti personalizzati, c'è anche una grande lista di effetti luminosi preimpostati e la cosa che mi è piaciuta è il fatto che questi effetti sono sì già pronti, come per esempio la luce della polizia, però poi in realtà possiamo andare nelle impostazioni e modificare alcuni aspetti come per esempio l'intensità, la velocità e in alcuni casi anche i colori che vengono visualizzati. L'MC Pro si può attaccare magneticamente alle superfici metalliche utilizzando questi 2 magneti che si trovano nella parte dietro. Se non abbiamo superfici metalliche possiamo utilizzare queste striscette incluse nel kit base, che sono praticamente delle striscette metalliche con un po' di adesivo dietro, e queste quindi le possiamo appiccicare in giro e agganciare la nostra luce. In alternativa possiamo normalmente avvitare l'MC Pro a qualsiasi tipo di cavalletto o stativo e utilizzare anche la bulkhead, la testa sfera inclusa, che anch'essa ha un piccolo adattatore magnetico. Questo ci permette insieme alla bulkhead di agganciarlo e poi poterlo orientare un po' meglio. E parlando di cose magnetiche, gli accessori dell'MC Pro sono uno degli aspetti che preferisco di questa nuova versione perché sono tutti quanti magnetici, quindi per attaccarli ci basta avvicinarli e si agganciano saldamente, però comunque per cambiarli non ci serve fare tanta forza, li avviciniamo e così in 3 secondi, ma meno di 3 secondi, possiamo cambiare gli accessori ed è una cosa ormai che uso tantissimo anche con i miei obiettivi fotografici. Infatti tutti i filtri che uso sono magnetici, li avvicino, li posso cambiare, addirittura anche i tappi dei miei obiettivi ormai li ho convertiti tutti quanti al tappo magnetico e questa è una ottima aggiunta nell'MC Pro, visto che nella versione precedente per esempio questa diciamo dome, questo diffusore un po' tondo, nella versione precedente era una cosa di silicone che abbracciava un po' la luce ed era piuttosto
piuttosto scomodo da togliere e da mettere. L'MC Pro è pensato soprattutto per un utilizzo professionale in ambito cinematografico, televisivo o pubblicitario, però può esserci utile se abbiamo bisogno anche di una piccola luce portatile da avere come luce principale da viaggio o per set come per esempio interviste o video su YouTube. Nel mio caso utilizzo questo tipo di luce soprattutto come luce di sfondo o come luce di separazione nel caso di riprese dove si vede una persona, oppure per dare effetti interessanti di illuminazione quando faccio dei dettagli di un prodotto o di un oggetto. Indubbiamente l'MC Pro è una piccola luce di altissima qualità, però visto il prezzo dobbiamo valutare se effettivamente ci servono tutte quante queste funzionalità avanzate, e infatti rimanendo sulla Future potremmo anche prendere la versione precedente, la Future MC, che ha un prezzo di meno della metà, circa 110 euro, mantenendo però una altissima qualità luminosa e di costruzione. Come sempre, per dubbi o suggerimenti potete scrivermi su carlo@player2.com e potete seguire Player 2 Lighting su tutti i link che trovate qui sotto. E la mia domanda per voi è: utilizzate già luci di questo genere con controlli LED, colori e cose di questo genere? E se sì, come li usate? Qual è i set che costruite? Li usate anche per le fotografie o solo per i video? Insomma, scrivetevi un po' la vostra esperienza con queste luci e soprattutto se avete luci che preferite di più magari di queste della Future, così magari nel corso di questi video possiamo andarle a vedere e confrontarle. Grazie per aver visto anche questo video e ci vediamo al prossimo.